Ciao, benvenuti! Bentornati sul mio canale. Oggi facciamo un home tour di casa mia aggiornato di un anno, perché ne avevo fatto uno dei miei primissimi video su YouTube esattamente un anno fa, quindi ho deciso di ritornare appunto per farne uno migliore, visto che era uno dei miei primi video. Appunto c'è stato qualche piccolo intoppo durante le riprese, quindi adesso rivediamo un pochino tutta la casa insieme. Non ci sono state delle enormi variazioni, però oggi è anche una bellissima giornata di sole, quindi la luce sicuramente ci aiuta, e poi abbiamo spostato qualcosina, quindi qualche piccola novità comunque c'è. La casa in cui viviamo è una casa degli anni 50 costruita dal nonno di mio marito, ancora faccio fatica a dire marito, comunque dal nonno di mio marito, e noi circa 2 anni fa abbiamo ristrutturato completamente casa, o quasi completamente, comunque abbiamo tenuto davvero pochi elementi appunto della casa originale, l'abbiamo ristrutturata tutta in stile moderno, con un arredamento fatto completamente da me, da noi, in stile nordico, con qualche piccolo tocco bocco. Cominciamo dalla cucina. Quasi tutta la casa è stata fatta su misura, intesa come mobili, cucina compresa, ovviamente per sfruttare appieno tutti gli spazi. È una cucina molto moderna e minimal, praticamente sul total white, con qualche elemento in legno, come ad esempio appunto il piano snack, dove abbiamo deciso di fare appunto una penisola con piano snack e 3 sgabellini, il piano a cottura a induzione con cappa integrata, quindi una cucina molto moderna, molto minimal, ma anche molto conviviale, appunto con questa idea della penisola dove fare un aperitivo veloce con gli amici. Abbiamo deciso, appunto sempre su questa idea della convivialità, di strutturare un open space con la sala. Infatti prima le 2 zone erano separate, abbiamo deciso di buttare giù una parete portante e di fare una zona intera, appunto una zona unica con la sala, in modo appunto da creare più spazio, creare più luce e da appunto fare quest'idea di convivialità. Magari mentre uno cucina una cosa e ha gli ospiti, insomma, si può comunque continuare a fare 2 chiacchiere. Questa era la zona dove c'era appunto il vecchio muro che divideva cucina e sala, che noi abbiamo deciso, come dicevo, di abbattere per fare un open space. E appunto questo è il salotto, anche questo stesso stile della cucina, uno stile in total white con elementi in legno, quindi anche qui molto stile nordico scandinavo. Anche per quanto riguarda la sala abbiamo mobili praticamente quasi tutti su misura, soprattutto la parete attrezzata appunto della sala, quindi è stato fatto in mobilificio secondo il nostro gusto e il nostro disegno. Anche qui stessi elementi della cucina, quindi total white con elementi in legno chiaro, soprattutto che luce a rovere. Abbiamo deciso di fare dei moduli a vista con alcuni piccoli elementi di design come vasi, statue, libri, eccetera. Questo piccolo angolo dove c'è la poltrona, io lo chiamo un po' l'angolo dei viaggi, l'angolo jungle, è leggermente cambiato rispetto all'home tour dell'anno scorso, perché ci sono queste 2 piante nuove, questa strelizia che mi hanno regalato al compleanno i miei suoceri, e questa piccola Kenzia che sta già crescendo parecchio. In questo angolo tutte le nostre foto dei viaggi, o perlomeno le nostre foto preferite, e infine zona divano, dove sono cambiati alcuni cuscini, se non erro, rispetto all'anno scorso. Questo cactus nell'home tour dell'anno scorso lo vedrete nella nostra camera, quest'anno abbiamo deciso di metterlo qui. Abbiamo cambiato il portavaso, il coprivaso, abbiamo messo questa cesta che è molto più nello stile di casa nostra, e vi faccio una panoramica sulla cucina. Questa sono io, buongiorno a tutti. Dalla cucina si accede a bagno e antibagno con 2 porte scorrevoli. L'antibagno è questa zona in cui abbiamo dei mobili Ikea per fare appunto da ripostiglio, angoli animali con ciotola e lettiera, perché appunto abbiamo un cagnolino e un gattino, King e Maki. Zona caldaia con lavatrice e ciotole del gatto, in modo che siano un pochino separate e non si rubino la pappa a vicenda. Infine andiamo in bagno.
Anche questo in stile nordico, molto minimal, bianco e legno, con appunto lavandino a ciotola ad appoggio su piano in rovere, molto molto bello. I sanitari sono sospesi, abbiamo un portarotolo della carta igienica che a me piace sempre molto e fa anche da scorta, dentro ci sono altri rotoli, e infine la doccia con questa parete simil maioliche, che è l'unica zona di casa nostra colorata, diciamo. Abbiamo scelto queste cementine molto particolari e ci piace molto, insomma, sul bianco e sul blu polvere. Due parole anche sull'ingresso, perché ha una storia un po' particolare. Questo mensolone, che è abbastanza recente, in realtà non è una mensola che noi abbiamo acquistato, ma una parte della cucina che era stata sbagliata. Se vedete, è lo stesso identico materiale appunto del piano snack. Avevano sbagliato delle misure e quindi niente, abbiamo deciso, anziché di buttarlo, di riutilizzarlo per creare questa piccola zona ingresso con appunto questi mobili, soprammobili ad appoggio, per dare un piccolo tocco di design. Lo specchio è in stile boho, molto naturale, poi qualche pianta, ovviamente, lanterne e infine la cuccia di King, del nostro cagnolino, che ha costruito il mio fidanzato. Anche questa è una storia molto carina, perché è fatto anche questo con parti della cucina avanzate, diciamo dei pezzi di legno avanzati, e mi piace un sacco. Sempre qui all'ingresso c'è questo mobile che era piaciuto tantissimo quando l'avevo fatto vedere su Instagram, perché anche questo fatto su misura piuttosto recentemente. Avevamo dentro un contatore brutto a vista, proprio una di quelle cose che venivano fatte negli anni 50. Abbiamo deciso di coprirlo sfruttando questo minimo spazio, cioè se vedete doveva essere molto piccolo, doveva essere fatto per forza su misura, perché appunto abbiamo l'apertura della porta qui. In realtà, oltre che essere molto bello, molto coerente con il resto della casa, ci ha fatto risparmiare tantissimo spazio, perché all'interno ha appunto un sacco di spazio. Vi faccio vedere un modulo a caso, ecco, vedete, pur essendo piccolino ci sta un sacco di cose. Questa parte invece a vista c'è uno svuotatasche, qualche candela e qualche elemento di design. Accediamo ora alla zona notte, da cui appunto si accede attraverso questa porta a scorrimento esterna, molto bella e anche un elemento un po' di diversità rispetto al resto della casa, perché ha colori piuttosto scuri. Volevamo appunto un elemento di diversità e questa ricorda le vecchie porte dei fienili, ci piace veramente tantissimo ed è un elemento della nostra casa su cui ci fanno spesso molte domande. Adesso andiamo. C'è una piccola zona anticamera e andiamo nella nostra camera da letto. Anche qui ovviamente, come vi dicevo, mobili fatti su misura in mobilificio. C'è anche Maki che si sta facendo un sonnellino. A casa nostra troverete sempre le coperte un po' stropicciate, perché con gli animali che salgono purtroppo è così, però non importa. Comunque il letto è anche questo, è stato fatto in mobilificio su un nostro disegno, molto bello. Anche su questo ci fanno sempre tante domande. È un letto sospeso, vedete che la base non si vede. Abbiamo fatto sopra un armadio a ponte, perché essendo una casa non enorme, diciamo, mettiamola così, non posso dire piccola ma non enorme, ci serviva più spazio possibile. Poi io, ahimè, ho un sacco di vestiti, quindi abbiamo sfruttato in tal senso lo spazio. Abbiamo fatto un total white in modo che non fosse troppo pesante l'elemento dell'armadio ponte, ma molto bello. Appunto total white, linee minimal, con questo elemento a giorno, quindi questo elemento aperto dello stesso colore e materiale del letto. Altro elemento che piace sempre tantissimo di casa mia è questa altalena molto particolare. Noi l'abbiamo messa prettamente a scopo decorativo, ma in realtà supporta più di 150 kg, quindi volendo ci si può proprio sedere, anche se vi devo dire che nella vita di tutti i giorni non mi viene mai in mente di sedermici sopra. È un elemento un po' romantico, insomma, che io desideravo veramente da tantissimi anni e dicevo sempre: quando avrò una casa mia avrò un'altalena in camera, e così è stato e mi piace sempre molto. Qua c'è una delle tante
cuccette di Emaki del Micio, cuccetta fatta interamente in cartone che è molto carina e sempre nei colori della casa. E qua c'è una piantina molto brutta da vedere che, se avessi voluto fare quella un po' più estetica, avrei dovuto spostare, ma vi faccio vedere anche le parti vere, insomma, della casa. È ancora in vita, ma è davvero brutta da vedere e non so, probabilmente sta tirando le cuoia, purtroppo. Sempre in camera nostra c'è quest'altro armadio molto particolare, anche questo fatto ovviamente come tutto il resto su misura, ve lo faccio vedere bene. Cosa particolare di questo armadio è che ha due moduli chiusi, così, e un terzo modulo aperto, perché mi piaceva l'idea sembrasse un po' una vetrina di un negozio, diciamo. La parte sotto è occupata da le mie gonne, la parte sopra da pantaloni e camicie di Ale con le mie borsette, alcune delle mie borsette più che altro, e mi piace un sacco. Il materiale e colore è lo stesso, identico, come vedete, del modulo del ponte, dell'armadio ponte e del letto, quindi tutto molto collegato e coerente. Da camera nostra andiamo ora nell'ultima stanza, che è la seconda camera da letto che noi utilizziamo come cabina armadio, camera armadio, diciamo. È un po' il mio regno, mettiamola così, ma anche un po' rifugio peccatorum, quindi dove mettiamo tutte le cose che non sappiamo un po' dove mettere. Siccome è una stanza in cui non sappiamo ancora che cosa ne dovremo fare in caso di bambini, piuttosto che, al momento insomma ci sono alcuni mobili Ikea, quindi in questa stanza ci sono tutti i mobili Ikea. C'è una cassettiera, la mia cassettiera, che io nella parte sopra ho adibito anche come zona toeletta, quindi con tutti i miei trucchi, gioielli eccetera, lo specchio, zona stampe con animali e savana più che altro, un puff con il tappeto, poi c'era il banano, non è morto, è semplicemente all'esterno. Appunto qua invece c'è l'armadio aperto con tutti il resto dei miei vestiti, gli stivali eccetera. Da questa parte questo è un po' l'angolino con tutte le cose per Instagram e l'aspirapolvere. Qua si sfruttano tutti i centimetri possibili, una scarpiera aperta. Infine alle mie spalle c'è tutta una zona che non è proprio stata arredata, come vedete. È giusto anche far vedere un po' di verità. C'è una vecchia scrivania di Alessio, c'è il tiragraffi del gatto, insomma c'è veramente un po' di tutto di più. Questo è proprio l'unico angolo in che io non inquadro mai, ma per correttezza vi faccio vedere anche questo, perché appunto secondo me è inutile stare ad arredare tutto se non sappiamo bene la destinazione finale che avrà questa stanza. Da questa camera c'è il balconcino, si accede al balconcino che collega le due camere da letto, quindi c'è anche un accesso nella nostra camera da letto. Il balconcino è una zona che non esisteva prima della ristrutturazione, abbiamo creato per avere un angolino all'esterno tutto nostro, ma devo dirvi che nei progetti, spero in un futuro immediato, c'è anche la ristrutturazione di tutto il giardino. E ora non vi faccio vedere perché è veramente impresentabile, è proprio degli anni 50, mai più toccato. Dovevamo cominciare a ristrutturare, o comunque siamo in ballo da più di un anno, ma purtroppo dovendo accedere al 110 sono cambiate talmente tante volte le normative che non ve lo sto neanche a spiegare. Speriamo in quest'anno. Alla fine ho recuperato anche King, che era in giardino a fare un giretto, vero King? Niente, il home tour è finito, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere come sempre nei commenti se avete qualche dubbio, domanda eccetera sulla costruzione di casa piuttosto che sull'arredamento. Se non vi siete ancora iscritti vi invito ad iscrivervi al canale qui sotto, vero King? Ciao, alla prossima!